Ciao ragazzi e bentrovati in un nuovo video. Allora, un video speciale perché finalmente siamo arrivati a 1000 iscritti. Ci starebbero dei fuochi d'artificio, roba così. Io sono molto felice personalmente. Tutti i miei amici a cui ho rotto le balle ogni volta che si alzava di uno il contatore, vai, vai, vai. Finalmente diranno si toglie dalle balle per questa cosa qua. Finalmente. Dai, ci siamo arrivati, sono molto contento. Se ripenso qualche anno fa che non lo so, avevo tipo 100 iscritti, roba del genere, non ci avrei mai pensato ad arrivare a 1000, però siamo qua a festeggiarlo assieme. Questo festeggiamento sarà un po' particolare, non ho comprato nulla di speciale, non farò nulla di speciale, a parte la grigliata con quei 3-4 insomma i soliti della combriccola, però vi parlerò un po' della mia carriera da gamer, quando è iniziata, come è andata avanti. Vi farò vedere la mia collezione di videogiochi console e PC anche, dove è arrivata finora, e vi dirò il canale in che direzione andrà d'ora in poi. Quindi vi dividerò il video in categorie. Se non vi frega niente di sapere niente appunto della mia carriera da gamer, saltate. Se volete vedere, insomma, lo sapete come funzionano i capitoli su YouTube, no? Non ve lo sto a spiegare io. Quindi iniziamo. Allora, io nasco come gamer io sono del 1981 innanzitutto e sono nato come gamer nel 1988, quando mio babbo mi ha portato al bar della stazione, dove già un allora giovanissimo Mirko lavorava con suo padre, e mi ha fatto provare il cabinato di Hang On. Cos'è Hang On? Hang On è un gioco di moto della Sega che aveva la particolarità che aveva il manubrio, che per quell'epoca mio babbo era curioso e felice di farmelo provare, forse più di me, perché io non avevo un'idea di cosa fossero i videogiochi al tempo. E niente, da lì in poi ho fatto schifo, tipo mi sa che non sono neanche arrivato al primo checkpoint, però da lì in poi la situazione inizia a incuriosirmi. Successivamente si andava anche al bar di Aldo, dove c'era un cabinato di un curioso platform che si chiamava Toki. Toki era praticamente la storia di questo tizio che gli hanno rubato, uno stregone gli ha rubato la ragazza e l'ha trasformato in una scimmia. E Toki doveva andare avanti per gli scenari a sputazzare. Ecco, quello ci ho messo più impegno a giocarci, ma ai tempi, un po' perché ero bambino, un po' perché non ero quello che sono oggi, non arrivavo neanche al primo boss. E forse una volta ci sono arrivato, ma comunque non l'ho mai sconfitto, moneta dopo moneta, perché una sola moneta avevo per giocare. Quindi la volta dopo non avevo il continuo, giustamente, dovevo ricominciare da capo. Diciamo che il primo livello me l'ero imparato parecchio a memoria. Poi arrivò il periodo che sono andato in Argentina e ho conosciuto le sale giochi, e all'uscita della scuola, che finiva attorno all'una, io fino alle 4 non tornavo a casa. Perché? Perché stavo in sala giochi ubriaco di Street Fighter 2 e Final Fight 2. Erano due videogiochi che erano molto belli ai tempi, e niente, ci appassionavamo tra amici, compagni di scuola a stare lì, e io alle 4 tornavo a casa e mia mamma muta, non ha mai detto niente, non lo so perché. E niente, mi trovavo lì e giocavo. Successivamente, evidentemente, mia mamma era stufa di vedere questa situazione, ma ha comprato un Atari 2006, però era un clone perché in Sud America non avevamo le console originali ai tempi. Era un clone che aveva all'interno 128 giochi già preinstallati diciamo nella ROM di sistema. Però io continuavo ad andare in sala giochi e a casa giocavo con l'Atari, quindi ciaone. Poi arrivò il periodo di quello che era il Family Game, che per noi era il Nintendo 8-bit, quello che qua veniva chiamato NES o Famicom in Giappone.
perché noi appunto avevamo i clonazzi e avevamo il Family Game. Io volevo il Family Game, volevo il Family Game, volevo il Family Game e non me lo compravano. No, c'hai già l'Atari, giochi con quella. Niente, sono rimasto senza Family Game finché un giorno la mia matrigna per il mio compleanno mi ha regalato esattamente i soldi che servivano per un Family Game e mi sono comprato il Family Game. E da lì io iniziavo a nerdare apertura mentale, sala giochi, Atari, Family Game. E probabilmente quello mi ha un po' sigillato il cervello, bacattato. E successivamente, quando sono tornato in Italia, mio babbo mi portava spesso in sala giochi e si vantava, per esempio, col barista che io finivo Street Fighter 2. Effettivamente lo finivo, il World Champion con Mr. Bison. E niente, quando si andava in sala giochi c'erano tanti videogiochi, ma io giocavo sempre Street Fighter 2 Champion Edition. E così mio babbo mi portava al bar di Aldo perché tanto c'era quello e mi diceva tanto giochi sempre a quello, faceva meno strada. Giustamente avrei fatto anch'io così da padre. Poi è arrivata l'epoca che arrivò il Game Boy. Il Game Boy, quanto l'ho desiderato il Game Boy. Ho rotto talmente le balle a mio babbo con cose subdole, tipo dicendogli: Amo, dopo te quando stai a guardare la TV, io non ti disturbo con le mie console, gioco col Game Boy lì tranquillo in un angolino. Insomma, gliel'ho menata talmente tanto che quando è uscito il Game Boy a 99.000 lire senza giochi, me l'ha comprato. Non ne poteva più di sentirmi parlare. E assieme al Game Boy mi ha comprato Super Mario Land. Ci ho nerdato e quando l'ho finito mi sono talmente commosso che sono corso dal vicino di sotto di l'ho finito con mezze lacrime negli occhi. Ero felicissimo, la musichetta al finale era tutta un'altra storia. Ero gasatissimo quella volta là. Poi è successo che giochi del Game Boy su giochi del Game Boy ai tempi andavano molto gli scambi tra amici, tutto. Mi sono fatto una collezione decente di giochi di Game Boy. Poi mi è venuta voglia del PC, ma i miei non me li compravano il PC costava troppo. Allora, approfittando che l'estate andavo al mare a lavorare e l'inverno studiavo, con parte dei soldi che facevo la stagione al mare, mi sono comprato un bel PC. E ho iniziato a giocare simulazioni di guida, first personal shooter, tutta roba fatta così. Vorrei anche dire che prima di comprare il computer comunque stavo in sala giochi con gli amici che andavamo al mare oppure stavamo al bar a giocare i vari Tekken, Pizza Man, quello della pizza che devi consegnare la pizza, NBA Jam e tutti i giochi così che capitavano al bar e in sala giochi. Comunque, riprendendo il fatto computer, è successo che poi ho comprato il computer, ho iniziato a giocare simulazioni di guida, first personal shooter, ma soprattutto first personal shooter. Mi sono divertito talmente tanto con questo genere che decidevo di giocarli tutti all'epoca e ci arrivavano i Twilight da San Marino e ne avevo una caterva, ne avevo tantissimi e mi divertivo tantissimo con questi videogiochi. Qualcheduno l'ho comprato originale e non me ne pento perché comunque ce li ho in collezione che poi vi faccio vedere, hanno acquistato un bel valore, ma soprattutto a livello mio, cioè è bello averli. E niente, ho giocato tanti first person shooter, poi quelli erano gli anni che compravi un computer quest'anno, l'anno successivo era già vecchio, alle volte non rientrava nei requisiti minimi. E quindi questa cosa che a parte giocavo a tutti i giochi uguali, ho nerdato tanto ai Need for Speed anche. Tutti i giochi mi sembravano uguali, era più che altro perché io non uscivo dal mio schemino e i computer diventavano subito vecchi, c'era da spenderci subito soldi, alla console non volevo passarci perché ho visto cos'era la PlayStation 1. Comunque paragonato al mio PC non era niente, ma quasi neanche la 2. E quindi cosa ho fatto? Ho mollato i videogiochi per 5 anni. Per 5 anni ho odiato i videogiochi, non ne volevo sentir parlare. Finché dopo un po' una persona che mi stava molto vicino mi ha fatto installare o mi ha suggerito, non so com'è nata la cosa,
sul mio Nokia con Symbian che avevo ai tempi, mi ha fatto installare l'emulatore del NES o del Game Boy, non mi ricordo, del NES mi sembra. E ho iniziato a rigiocare Super Mario. Finalmente l'ho finito quella volta lì. E niente, lì è esplosa la passione. A parte che comunque avevo anche un amico che mi portava a casa i giochi, ma io li snobbavo tutti. Lì è esplosa la passione. Di nuovo. Ho iniziato a cercare l'hardware che avevo. All'inizio arrangiandomi con quello che avevo. Avevo un Athlon Dual Core con una 7050 integrata, quindi giocavo Counter-Strike 1.6, mi divertivo i vecchi Need for Speed, Most Wanted, tutta quella robina lì. Poi sono passato a schede video sempre maggiori, ho aumentato sempre il computer, ho iniziato a comprare i giochi perché all'inizio era molto... mm? E ho iniziato a smettere di piratarli. Comunque ho iniziato a comprare di più i videogiochi, non piratarne più. Addirittura la roba che ho piratato da ragazzino l'ho ricomprata tutta originale, o in fisico o in digitale o alle volte entrambi. E niente, e così ho imparato pian piano anche a mettere mano al PC. Io all'inizio sapevo solo cambiare hard disk, lettore, e scheda video, scheda audio, quella roba lì, la basilare. Poi ho iniziato vedendo anche un mio amico come faceva, così ho iniziato ad assemblarli pian piano. Guarda, non è tanto che ci metto mano crudelmente al PC. E niente, ho iniziato a metterci mano più intensamente e niente, sono arrivato al punto oggi che faccio una configurazione, assemblo senza problemi. C'è da dire però che il mio primo PC avevo 16 anni e non sapendo né leggere né scrivere sono entrato nel BIOS e l'ho overclockato e ha tenuto botta per tutta la sua vita. L'ho regalato che ancora andava quel PC. Avevo il tocco, diciamo. Poi è arrivata la 7870 HD che ho comprato usata da un mio amico. Ho visto che questa aveva l'hardware H265, potevo registrare, ho aperto il canale YouTube e facevo all'inizio dei gran gameplay. Successivamente vedevo che comunque non mi dava soddisfazione il gameplay, ma neanche i numeri del canale di YouTube mi piacevano più di tanto. E allora per un po' ho abbandonato, finché poi circa nel 2021, metà 2021, ho iniziato a pubblicare video tutorial, come fare quello, come fare quell'altro, e lì il canale ha avuto un'impennata fino a quello che avete visto oggi, insomma. Beh, diciamo che grosso modo questa è la mia storia. Poi negli anni ho voluto recuperare vecchie console che non avevo, un home computer, mi hanno regalato dei computer, i miei vecchi computer li ho tenuti, ho fatto dei retro PC perché comunque quello con Windows 98 mi piaceva l'idea, l'ho rifatto, ne ho fatto uno con XP, a uno c'ha in dual boot 7, Mint e 11 e così via. Il resto lo sapete anche voi. Adesso se volete vi faccio vedere la mia collezione. Allora, questa è la postazione, questo è il mio vecchio FX che ha la 570 adesso. Questa è la seconda postazione per quando vengono gli amici a giocare per lo più. Però ci faccio anche degli sperimentini, tipo il video che ho provato a giocare con Linux, l'avete visto su questo PC, e ogni tanto ci pubblico dei benchmark. Questo è un controller serie limitata per l'Xbox 360 e questo è il mio PC principale che fa anche da studio. Ho queste luci qua con la carta forno molto rudimentale. A me i PC piacciono così, nudi, naked li chiamo io. Qui c'è l'hard disk da 12 terabyte dove faccio i backup. Il Pico 4 è qui dentro, il mio visore preferito per la VRPC. E qua c'è il Raspberry che si occupa di caricare i video, perché da quando li faccio in 4K a 60 fps occupano molto,
e ci vuole del tempo e io non ho il massimo di connessione in upload, ho 15 megabit e se ne occupa lui. I miei vari set di cuffie, i miei vari controller. Qui ci sono i retro PC, questo c'ha 98 e questo col case che mi ha regalato Stifler, ossia Federico, c'ha XP. Questo monta anche Windows 7, Mint e Windows 11. E qua c'è il volante che mi ha regalato Giova, un T300 versione Xbox che dovrebbe essere il TX, la pedaliera che ho preso io, la button box che ho fatto io, che diciamo mi ha fatto diventare amico Federico, e il cambio ad H aftermarket della PXN. Qui c'è la mia collezione di videogiochi, partendo dalla mia collezione di Quake rigorosamente fisica, perché è una collezione che ci tengo, quella di Quake. Qui ci sono i giochi PS2, PS3, Xbox 360, Nintendo fisso, Wii, Wii U e Switch, i vari giochi per le portatili Nintendo dal Game Boy al 3DS, i giochi per la Digiblast e per l'Atari 2006, per la PlayStation 1, per la PSP, e qui sotto è tutto reparto dedicato al PC. Gran parte di questa collezione PC me l'ha regalata Geppo e in parte tutti sti giochi li trovo in parte nei mercatini. Qui ci sono altri videogiochi, le big box per PC. Poi qua c'è Xbox classica e One, PS4 e Commodore 64. Qui c'è la mia postazione console, sotto è un Commodore 64. Questa è la Steam Deck sottocarica che la uso quasi solo in portabilità, ma l'ho lasciato lì. Qui ci sono le mie console portatili. Si va dal Game Boy all'Engage. L'Engage me l'ha regalato Boombox, l'Engage QD. Poi c'è la Switch, il Quest 2, PSP, DS, 3DS, Game Boy Color, Game Boy Advance, Digiblast, bla bla bla, chi più ne ha più ne metta. Queste sono le mie scatole e scatolate, alcune sono proprio boxate, e questi sono i portatili che avete visto nei miei esperimenti, tranne uno che è nel garage per le grigliate assieme a una PS2. E questi in gran parte me li ha regalati Geppo, tranne quello che me l'ha regalato mio nipote. Ok ragazzi, siamo alla fine del video. Dove andrà il canale? Cosa succederà? Assolutamente niente, non cambierà niente. I contenuti saranno più o meno gli stessi. Se mi verrà qualche nuova idea vi porterò qualche nuova idea, ma ci sarà sempre roba retro, roba nuova, boomer shooter, annunci strani, bug, glitch, intelligenze artificiali stupide, e chi più ne ha più ne metta. Non porterò grosse novità. Se mi verrà qualcosa in mente ve lo porterò, insomma, di nuovo. Gli short con le freddure ci saranno sempre, se mi vengono in mente o se vedo qualche freddura che mi piace. E per il resto, ragazzi, io vi faccio il canale in base a come sono io. Se cambia qualcosa vuol dire che è cambiato qualcosa nei miei interessi o in me, ma comunque conto di proseguire su questa strada. Non penso ci saranno grossi cambiamenti, quindi se vi è piaciuto fino qui potete restare tranquillamente. Per il resto, per fare una semicitazione a Max Pezzali, grazie mille, grazie di ogni giorno e ogni istante che mi avete dedicato. Per questo video era tutto. Enjoy!